Ciao, sono Giulia, fondatrice del metodo Fenomeno Yoga. Sostanzialmente nel mondo dello yoga si tende da un lato a praticare forme di yoga molto dinamiche, molto impegnative sul piano fisico, che rientrano nel grande filone dell'hatha yoga, che poi nella modernità ha preso varie forme, lo stile vinyasa, prana flow. Dall'altro ci sono approcci allo yoga molto meditativi, nei quali però non si usa il corpo. Allora, con Fenomeno Yoga noi cerchiamo di tenere insieme la dimensione corporea con la dimensione meditativa, quindi Hatha Yoga e Raja Yoga convivono grazie ad un metodo che consiste nel mettere a fuoco il momento dell'azione e il momento contemplativo. In due parole possiamo definire questo metodo come un metodo fatto dal fare e dal lasciare accadere. Quindi è un tipo di pratica che non si addice ai pigri di nessun tipo, nel senso che c'è molto da sudare, si fa fatica, si sente bruciare il fuoco interno, ma ci sono dei momenti in cui questa azione si sospende e si entra in una fase nella quale abbiamo creato qualcosa grazie all'azione e possiamo iniziare ad esplorare. Ecco quello che io chiamo il fenomeno che lo yoga ti permette di trovare, di scoprire, di raggiungere. Allora, c'è la metafora del fuoco che è molto calzante per in qualche modo rappresentare questo approccio, che è un approccio nel quale si deve mettere in campo un'azione impegnativa come quella di creare un'architettura del focolare e ancora prima andare a cercare la legna, tagliare i ciocchi, mettere insieme i ciocchi, sistemare sotto le ramaglie, i giornali appallottolati. Quindi c'è un sacco da fare per accendere un fuoco, ma una volta che tu hai acceso il fuoco devi essere anche in grado di fermarti, perché la foga può diventare qualcosa di quasi compulsivo che poi ti impedisce di stare con quello che avviene, con quello che succede, con l'accadere del fuoco. Quindi c'è l'innesco e per l'innesco c'è bisogno di molto ardore, ma poi bisogna saper sostare sul fuoco, accudire, avere cura del fuoco. Quindi magari evitare di fare azioni ingombranti, tipo spingere con l'attizzatoio o soffiare, che rischierebbe quasi di spegnere il fuoco, ma osservarlo, curarlo e assestare un tocco nel momento giusto per ravvivarlo. Ecco, questa metafora ci aiuta a capire qual è l'essenza di questo stile, quindi da un lato c'è il fare, dall'altro c'è lasciare accadere. Da un lato c'è l'azione, dall'altra c'è la passione. Tutto questo cos'è? È il metodo fenomenologico, cioè questi due momenti sono il momento dell'azione e il momento della passione o della ricezione, ci permettono di avere accesso al metodo fenomenologico. È un allargamento del campo, quindi è come una presa in consegna dell'apparire del mondo, al di là delle categorie mentali, al di là dei pattern interpretativi. Quindi è un manifestarsi di ciò che è esattamente così come appare. Ecco il fenomeno. Bene, spero di avervi incuriosito con questi spunti. Nei prossimi video magari vedremo di approfondire alcuni aspetti, per esempio da dove viene il metodo fenomenologico, che origini ha. Capiremo che Oriente e Occidente si incontrano
grazie proprio a questo approccio e quindi non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Namaste.